Something's telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. That's so innocent. And you kick it up, and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to... Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un altro progetto perfetto per le cerimonie di questo periodo. Questa pochettina realizzata a punto stella che secondo me può essere anche adatta per chi è alle prime armi. Prima di vedere tutto l'occorrente per realizzare questo delizioso progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e di seguirmi anche sui social, specialmente su TikTok. A questo punto andiamo a vedere quello che ci occorre per il progetto di oggi. Nel tutorial di oggi utilizzerò questa bellissima fettuccia scintillante di Borgo dei Pazzi. Guardate quanto brilla. È molto leggera, facilissima da lavorare e per quanto riguarda il tutorial di oggi ho scelto tonalità 16 e 18, ma sul sito ne trovate veramente tantissime opzioni. Io vi lascio il codice sconto del 10% col quale poterla acquistare, ma che comunque è valido per tutti gli articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Per quanto riguarda gli accessori, li trovate tranquillamente sia su Amazon che nelle mercerie online. Io ho preso 1 metro di catena per creare la tracolla e circa 40 cm per il manichetto, poi 2 moschettoni e una chiusura a cartella, uncinetto di lavorazione numero 8 perché lavorerò insieme le 2 rocche, ma voi potete adattare anche un numero 9. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione con 19 catenelle, lavorando i 2 filati assieme. Realizzato questo, io giro il lavoro in questo modo e vado sulla seconda catenella e vado a creare dei punti bassi. In questo modo, quindi in totale saranno 18. Vedete? Quindi arriviamo a questo punto e vediamo come proseguire. Realizzate tutte le maglie basse, adesso qui ne ho fatta una, nello stesso punto ne faccio altre 2 perché devo lavorare in tondo, quindi la prima e la seconda più quella che avevamo già realizzato, vedete sono 3. Ci giriamo da questa parte e andiamo a creare i punti bassi, aspettate che ve lo faccio vedere bene, in queste maglie qui. Quindi che cosa facciamo? Intanto le codine ce le andiamo a lavorare, così iniziamo anche a bloccare. Vedete? Quindi continuiamo. E si procede fino ad arrivare alla fine. Quindi arriviamo fino a questo punto e vediamo come chiudere il giro. Arrivati quasi alla fine del giro, adesso dobbiamo fare i 3 punti che abbiamo fatto da questa parte. Uno ce lo ritroviamo già realizzato, quindi in quest'ultimo punto ne andiamo a realizzare altri 2, quindi il primo ed il secondo, e poi chiudiamo con una maglia bassissima sul terzo punto, quindi in questo modo. E così abbiamo completato la nostra base. Vedete? Adesso siamo pronte per iniziare il punto stella. Faremo 3 catenelle inizio giro che saranno sempre seguite per ogni inizio, quindi 1, 2 e 3. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il filo, puntiamo sulla seconda catenella, estraiamo e allunghiamo, riprendiamo il filato, andiamo alla base del punto da dove siamo partite, entriamo, estraiamo e allunghiamo, vedete? Riprendiamo il filo, saltiamo una maglia di base, andiamo in quella successiva, entriamo, estraiamo,
allunghiamo per bene il filo, prendiamo il filo, qui ce lo blocchiamo col dito in questo modo e chiudiamo tutte le asole. Poi rientriamo dove abbiamo bloccato il nostro filato, chiudiamo con una maglia bassissima e facciamo una catenella. Vedete, si sta iniziando a formare il nostro punto stella. Come procediamo? Prendiamo il filo, adesso qui al centro puntiamo, quindi estraiamo e allunghiamo, riprendiamo il filato, entriamo sull'ultima maglia lavorata, estraiamo, riprendiamo il filo, saltiamo una maglia di base, andiamo in quella successiva, estraiamo, allunghiamo, riprendiamo il filato, ce lo andiamo a bloccare con il dito e chiudiamo tutte le nostre asole. Nuovamente entriamo dove abbiamo bloccato il filato, chiudiamo con una maglia bassissima ed una catenella. Vedete? Adesso ve lo faccio rivedere un'altra volta. Prendo il filo, entro al centro della mia stella, allungo, riprendo il filato e vado sull'ultima maglia lavorata, estraggo e allungo, riprendo il filo, salto una maglia di base, vado in quella successiva, ripeto la stessa cosa, io allungo per bene, riprendo il filo, me lo vado a bloccare in questo modo, chiudo tutte le maglie, riprendo qui il filato, maglia bassissima e catenella. Vedete? Adesso questo procedimento lo facciamo per tutto il giro e ci rivediamo qui per farvi vedere come chiudere appunto il primo giro effettuato di punto stella. Siamo a fine giro, dobbiamo realizzare l'ultimo punto stella, ci ritroviamo, vedete, questo è il punto d'inizio. Adesso facciamo la stessa cosa, entriamo al centro della stella, allunghiamo il nostro filato, entriamo sull'ultima maglia lavorata, estraiamo e allunghiamo e adesso ogni fine giro, vedete, dobbiamo andare a puntare qui dove abbiamo iniziato il primo punto stella. Facciamo la stessa identica cosa, quindi allunghiamo il nostro filato, lo riprendiamo, lo blocchiamo, poi rientriamo, punto bassissimo, catenella e andiamo a chiudere al centro della prima stella, quindi qui, con un punto bassissimo. Aspettate che lo rigiro perché per ora, per i primi giri, mi viene più facile lavorare al contrario. Guardate l'effetto, è davvero meraviglioso. Adesso io per ora mi rimetto sempre in questa posizione, vi faccio vedere come iniziare nuovamente il giro e sarà così per tutti gli altri 5 giri che andremo a realizzare, che in totale saranno 6, per un totale di circa 15 cm, ma vi dirò con esattezza appena li termino. Quindi nuovamente inizio giro, 3 catenelle, quindi questo sarà sempre il nostro inizio giro. Prendiamo il filato, andiamo sulla seconda catenella, estraiamo e allunghiamo, entriamo qui che è la nostra maglia lavorata per ultima, allunghiamo, prendiamo il filato e andiamo a puntare al centro della stella seguente, qui. Prendiamo il filo, allunghiamo, al solito questo lo andiamo a bloccare, ci andiamo a chiudere tutti i punti, qui riprendiamo, chiudiamo con maglia bassissima e catenella. Vedete, si comincia a formare la stella. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Prendo il filo, entro, estraggo e allungo, quindi mi raccomando morbide, riprendo il filato, questo è l'ultimo punto lavorato che coincide comunque col centro della stella, entro, estraggo, allungo, riprendo il filato, stella successiva, prendo il filato, allungo, per bene, vedete devono essere tutte uguali, riprendo il filato, me lo vado a bloccare,
chiudo tutto, rientro qui dove ho bloccato il filato, maglia bassissima e catenella. Guardate, è veramente bellissima. Ve lo faccio rivedere ancora una volta e poi vi lascio proseguire da sole per per tutti gli altri giri. Quindi entro, estraggo il lungo, entro nella stella che abbiamo appena lavorato, entro in quella successiva, allungo, mi raccomando, blocco, chiudo tutto e al solito completo così. Adesso ve lo giro per farvi vedere comunque qual è l'effetto. Vedete? Davvero meraviglioso secondo me. Quindi adesso completiamo, quindi mi raccomando, sempre uguali, si inizia con 3 catenelle, si va a finire, qui è l'ultimo punto che lavoriamo, quindi completiamo 6 giri e ci rivediamo per vedere come lavorare la pattina. Ed eccolo qui il corpo borsa completato, guardate quanto è bello. Misura in questo momento 16 cm, adesso ci dobbiamo occupare di realizzare la pattina. Io prenderò questi punti di riferimento, diciamo, per crearla, perché partirò da qua. Adesso procediamo sempre col punto stella, ma lavorata a pannello, che cambia poco. Quindi riprendo il mio filato sempre in doppio, faccio un cappietto, mi aggancio qui e sempre realizzo 3 catenelle come abbiamo fatto precedentemente. Realizzate le 3 catenelle, vado sempre sulla seconda, quindi non cambia assolutamente il procedimento del punto stella. Quindi allungo, riprendo il filo, vado nel punto dove abbiamo iniziato e allungo, poi passo alla stella successiva sempre al centro, allungo il filato, lo vado a bloccare, chiudo tutte le asole che ho sull'uncinetto, in questo modo, al solito qui rientro, punto bassissimo e catenella, vedete? E continuo, sempre con il solito metodo, quindi non cambia, allungo, stella successiva, allungo, chiudo tutte le asole, dobbiamo fare un po' di attenzione perché sto lavorando col filo in doppio, chiudo e faccio una catenella. Adesso arrivo fino a questo punto e vi faccio vedere come girare, voltare il lavoro e fare il giro di ritorno. Sono quasi alla fine del giro perché questo è l'ultimo punto dove dobbiamo effettuare il punto stella, quindi lo faccio, quindi al solito, mi raccomando, allunghiamolo per bene. Vedete? Adesso la prima catenella l'abbiamo fatta, ne facciamo altre 2, quindi sempre 3, voltiamo il lavoro in questo modo e ricomincio. Quindi entro nella seconda catenella, praticamente dobbiamo rifare la stessa cosa. Lavoro il punto iniziale, allungo per bene, vado in quello successivo, allungo, prendo, mi tengo tutto e chiudo tutte le asole sull'uncinetto, quindi facendo attenzione, ecco, rientro, punto bassissimo, catenella, vedete? Quindi adesso il totale, la nostra misura sarà 11 cm, saranno circa 4 giri, ma sarò sempre più precisa alla fine. Quindi completiamo, quindi in giri di andata e ritorno esattamente come vi ho fatto vedere e ci rivediamo per vedere come inserire la nostra chiusura. Terminata anche la pattina, io alla fine ho realizzato 5 giri per un totale di 12 cm e qui invece ne abbiamo fatti 6. Vedete?
e poi verrà chiusa in questo modo. Adesso vi faccio vedere la chiusura a cartella. Io ho allargato abbastanza questa parte, mi vado a cercare il mio centro che sta qui e vado a inserirla in questo modo. Poi chiaramente con una pinza la stringiamo per bene. Vedete, io poi incastro, questa è dotata pure di alette. Io intanto l'aggancio in questo modo, così troviamo il punto corretto. Quindi cosa faccio? Io la faccio scendere in questo modo. Nel momento che poi magari, mi raccomando, prendiamo bene le misure, ma la prova è questa. Io questo lo tolgo e poi cosa faccio? Incastro le mie alette qui all'interno, vedete qui ce n'è una, e poi con una pinza andiamo, vedete, qua si vede, spero bene, si vanno a incastrare, quindi tutte queste alette vanno incastrate praticamente all'interno, quindi con l'aiuto di una pinza, e le andiamo a chiudere. Poi ai laterali mettiamo i due moschettoni e inseriamo la catena e la nostra borsettina è pronta. Guardate che meraviglia questa pochettina completata, io ve la mostro indossata. Io ho messo quindi una tracolla da circa 1 metro per poterla portare in questa maniera, ma ne ho messo anche un altro pezzo perché può essere anche portata in questo modo. Ovviamente voi potete personalizzarla, quindi in base a quello che vi trovate a casa, potete realizzare la tracolla all'uncinetto, insomma il progetto va personalizzato, vedete? Si può ovviamente anche foderare, quindi poi alla fine sono questi dei passaggi che in base al vostro gusto potete fare. Le misure ottenute sono 25 in larghezza e circa 20 in altezza e ho utilizzato circa 250-270 grammi di fettuccia. Questo è quello che mi è rimasto delle 2 rocche che vi ho fatto vedere all'inizio. Io vi lascio il codice sconto col quale poter acquistare non solo la fettuccia a gemma, ma tutto quello che trovate sul sito Borgo dei Pazzi, e lo sconto è del 10%. Il progetto, come avete visto, è davvero molto facile, quindi adatto anche alle principianti, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e di seguirmi anche sui miei social, soprattutto su TikTok. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.